Sicuramente vi sarà capitato di avere un'idea per una web app, per un'app, un sito, un qualcosa che doveva essere creato usando un linguaggio di programmazione e necessitando quindi delle conoscenze lato programmazione. Questa cosa per alcuni è più semplice, per altri è veramente complessa. Dopo tanto tempo è arrivata l'AI che ci ha permesso di fare qualsiasi cosa, non facendo completamente tutto in autonomia, ma dandoci un enorme aiuto per realizzare qualcosa che avevamo pensato o elaborato nella nostra testa. Oggi vedremo come realizzare un'app, una web app, un sito, quello che vi passa per la testa, semplicemente tramite l'AI e senza spendere un euro. Ciao ragazzi, io sono Dan, bentornati sul canale. Questo video volevo farlo già da un po', soprattutto dopo aver fatto 3 web app che ho pubblicato su GitHub, ovvero Workflow Inspector, KSimply e CFG Core Foundation Guide. Queste 3 web app sono state messe appunto su GitHub utilizzando poi le pages per poter visualizzare il sito, quindi veramente senza pagare un euro in tutto il processo. Tutte quante realizzate tramite un'AI in particolare, ovvero Google Gemini Pro, che potete usare tramite Google AI Studio. C'è una piccola differenza fra l'applicazione di Gemini e Google AI Studio. Non so perché sia possibile e che ragionamenti fa Google, ma se voi usate Gemini Pro su Google AI Studio è completamente sbloccato, non vi farà nessun limite. Potete veramente sviluppare per ore scrivendo codice su codice, creando un'app enorme. Mentre se voi lo usate tramite Gemini, l'app o il sito principale, Gemini Pro si blocca dopo un po' e vi dice che non avete più possibilità di chattare con lui, dovete passare alla versione Flash che è molto peggio rispetto a Gemini Pro. In questa guida non vedremo come creare un'app da zero alla fine, perché è praticamente impossibile fare una guida di un'ora, mettiamo che parli di questa cosa. Per creare le app che ho creato io ci ho messo giorni, perché va bene il web coding, ma ci sono un sacco di passaggi più complessi, meno complessi, in cui Gemini prende l'iniziativa e sbaglia, dovete correggerlo, o magari voi gli dite le cose nel modo sbagliato e dovete pian piano allinearvi. Ed è tutto basato su quello che volete fare voi. Vedremo una base e questa base è quella che io uso per fare le mie app. Se poi trovate una vostra linea migliore in cui vi trovate meglio, seguitela, perché se qualcuno vi dice che si fa così in modo preciso nell'AI è esattamente quel tipo di persona che non sa nulla sull'AI solitamente, perciò dovete prendere le vostre strade. È sì dedicata a chi non sa nulla, ma avere un minimo di infarinatura di che cos'è un linguaggio di programmazione, dei commenti, della gestione un po' dei file può aiutare. Ma ricordatevi che potete sempre chiedere tutto a Gemini. Adesso però vediamo nella guida come partire da zero secondo le mie indicazioni su come realizzare un'app con Gemini Pro su Google AI Studio completamente in modo gratuito. Prima di andare su Google AI Studio installiamo 2 cose che torneranno ultra utili durante lo sviluppo della vostra app o di qualsiasi cosa farete, perché andremo poi a vedere come utilizzarle queste cose. Prima di tutto Git. In questo caso non lo useremo come nelle altre guide per fare il git clone o qualcosa del genere, ma servirà per fare il commit. Ora, al di là del fatto che voi metterete o no la vostra app o web app su GitHub, fare il commit è ultra utile perché è una specie di backup. Quindi se Gemini inizia a svarionare e a farvi del codice completamente sbagliato e a farvi modificare file sbagliando completamente tutto, voi potrete tornare al commit in cui andava tutto correttamente. Perciò andiamo qua e facciamo download for Windows, lo installate, mettete questo qui x64 setup, poi ovviamente in base al vostro sistema e saprete voi quale scegliere, però generalmente questo è quello per Windows. Una volta scaricato installatelo così com'è senza farvi tanti problemi, andate sempre avanti perché non abbiamo bisogno di niente in particolare durante l'installazione, a meno che non vogliate voi personalizzarla in qualche modo. Installato questo abbiamo bisogno poi di un editor di codice e il migliore gratis secondo me è questo di Microsoft ed è proprio Visual Studio Code, che è tra l'altro open source e potete scaricarlo o dal sito e andare direttamente alla pagina
da cui partirà il download, io lo fermo perché ce l'ho già, o altrimenti vi consiglio di installarlo come app all'interno dello store. In questo caso fate installa, io non l'ho installato così, lo consiglio, ma l'ho installato manualmente, ma in realtà è la stessa cosa, non fatevi problemi, come preferite. Tra l'altro qua nel sito viene proprio riportato come se fosse il programma vero e proprio e potete farvi un'idea di come funziona. Ma una volta installato, se voi lo aprite, vi trovate davanti questo programma che ovviamente non vi dà nulla di più a meno che non fate un nuovo file, iniziate a scrivere o create qualcosa in particolare, ma noi lo useremo per aprire i file che ci dirà di creare Gemini e una volta creata la cartella giusta avremo qua tutta la folder visibile. Vi faccio un esempio: se io apro la mia cartella, per esempio di KeySimply, abbiamo già tutti i file presenti nella cartella e io posso andare ad aprirli e vedere come sono fatti. Questi sono gli stessi file che voi vedete su GitHub, quindi se voi fate il clone di un repository e poi aprite la cartella, avrete tutti i file pronti qui e potrete vederli e modificarli. Quello che vedete qua sotto è il terminale, magari se non lo vedete subito basta fare terminal, new terminal e qua avete quello che vi serve, ma tranquilli, tutte queste cose si imparano chiedendole a Gemini, non c'è nulla di cui dovrete sapere. L'unica cosa che può tornare utile è prendere confidenza con questo programma, nel modo che se vi segnala un errore almeno sapete capire com'è l'errore e dopo vedremo come fare, perché questo vi può tornare utile con Gemini, perché lui ovviamente non sa esattamente come stanno andando le cose e potrebbe andare convinto che tutto sta andando perfettamente. Fatto questo, abbiamo un documento molto interessante che io avevo messo fra i post del canale ed è questo qua, Prompt Engineering, dedicato a Gemini. Cosa dice questo documento? Tantissime cose, vi spiega tutte le varie impostazioni come il temperature, il top K, il top P, come fare determinati prompt con Gemini. Secondo me questo dovrebbero rilasciarlo tutte le aziende che creano modelli, perché almeno loro sanno come l'hanno creato e dare un'idea di come fare il prompt e come impostare i valori può essere molto interessante. Leggetelo tutto perché secondo me vi fate un'idea, ma non è necessario leggerlo tutto perché poi io ho capito un modo utile per dialogare con Gemini. Allora andiamo su Google AI Studio. Una cosa che vi consiglio di fare è questa, se volete. O lo usate da browser, così, o altrimenti lo usate sempre da browser, ma potete fare una cosa che vi permette di fare Chrome e anche alcuni browser, tipo se non sbaglio Safari, però Chrome la fa in modo migliore. Se voi fate i tre pallini qua in alto e andate qua dove c'è trasmetti, salva, condividi, potete fare installa. Adesso io ce l'ho già, però voi dovreste vedere installa come app. Una volta che gli dite il nome, lui vi chiede dove metterla e vi fa il collegamento, se volete, nella barra di start. Io ce l'ho qua sotto, se premo qui mi apre proprio una finestra, quindi anche se non ho aperto Chrome, comunque sia questo è Chrome perché è una sua finestra camuffata da app, ma poi voi avete l'icona per poterlo avviare e metterla dove volete. La trovate dentro le app di Google. Poi questa cosa potete farla con tantissimi siti, o c'è l'icona già in alto per installare la web app, oppure se non ve la mostra nella barra degli indirizzi basta fare questa cosa con i tre pallini, andate qua, trasmetti, salva, condividi e a questo livello c'è installa come app. Viene fuori il messaggio per dargli un nome, ma io vi consiglio di non cambiarlo quel nome perché alle volte fa problemi con l'icona, altrimenti non vi viene l'iconcina giusta, lasciatela così come la consiglia lui. C'è ovviamente poi la pagina con le app in Chrome dove potete vedere questo, se non lo vedete è chrome://apps e su ogni app installata tipo questo, se voi fate tasto destro c'è apri nella finestra, apri all'avvio, oppure selezionate tutto quello che può fare, le notifiche, tutto quanto, e se fate crea scorciatoia vi fa la scorciatoia sul desktop o sull'avvio. Un'altra cosa che vi consiglio poi di fare è questa. Alle volte Google AI Studio va un attimo in pappa, lo farà comunque, però un modo per evitare che lo faccia, andando a rallentatore anche nel prompt o nel darvi le risposte, è cambiare un valore di Chrome, che a quanto pare funziona in alcuni frangenti, non sempre. Se voi andate in Chrome://flex e cercate overlay scroll bars, dovete metterlo su enable. Riavviate Chrome e questa cosa alle volte sistema non vi fa più una cosa a rallentatore. Ora andiamo su Google AI Studio. Come si presenta
presenta questa interfaccia per dialogare con Gemini? Allora, partiamo dalla parte sinistra. Qua abbiamo la home che vi fa vedere un po' cosa potete fare, è una presentazione. Dopodiché abbiamo la chat vera e propria dove solitamente si chatta con i vari modelli. Abbiamo le ultime chat che ovviamente adesso non vedete perché sono mie personali o se no andate su View All History e qua avrete tutte le chat elencate. Se cliccate su Open in Drive, quando le avrete fatte, vedrete che ogni chat che viene creata e tutte le cose che voi gli mandate sono sul vostro Google Drive. Ovviamente anche qui non vedrete niente, però è per farvi un'idea, perché magari volete fare una pulizia di tutte le cose che gli caricate o magari fare un backup di queste chat, perché potreste anche salvarvi i file e metterveli da parte. Ricordate che il file è aggiornato all'ultima cosa che avete scritto, non verrà continuamente aggiornato se voi lo spostate o fate altro. Abbiamo poi altre voci come i build. Allora, questa cosa qui è molto interessante, ma non vedremo oggi questo procedimento per creare le app, perché questa interfaccia è dedicata proprio al vibe coding. Perché non lo vedremo? Perché secondo me, se una persona non sa bene come partire, cosa fare, che strada prendere, questo non è semplicissimo come procedimento, perché inizia a crearvi una serie di file, una serie di cose che potrebbe confondervi. È vero che vi semplifica poi tutto anche con il caricamento su GitHub e tutto quanto, ma punto di vista mio conviene fare un passaggio con Gemini dall'altra parte. Qui tra l'altro potete fare un'app con l'AI, ma ricordate che nulla è gratis, dovete avere poi la API key e quindi tutto verrà collegato a un abbonamento che voi avete, altrimenti qua gli dite quello che volete, un'app per leggere l'ora, faccio proprio un esempio, Se volete gli aggiungete anche le cose legate all'AI, ma come dicevo prima, se create un qualcosa fatto per l'AI deve avere poi un'API collegata. Se ovviamente volete portarla da un'altra parte, altrimenti può diventare un'app legata a Google AI Studio. Se voi fate build, inizia a creare, però secondo me qua diventa un po' più problematico fare tutta questa cosa. Magari per alcuni potrebbe essere più semplice. Secondo me, come vedremo dopo dall'altra parte, è più discorsivo e questo è molto utile se voi non avete mai programmato un'app e non avete neanche idea di cosa volete fare esattamente. Poi tra l'altro qui ci mette molto di più perché fa una serie di cose senza chiedervi, lui parte e fa. Vedete, ha creato già dei file, ha creato altre cose. Noi possiamo vedere la preview, ovvero come sarà già effettivamente, diciamo, questa app, o altrimenti il codice. Vedete, ha creato una serie di file e poi avete la preview, vedete? Qui c'è solamente l'orario, dice dimmi l'ora, e a questo punto potete dirgli no, fammelo così, no, devi cambiare questo, no, devi cambiare quest'altro. Però come dicevo diventa un po' più complesso. Dovete secondo me avere già un po' un'idea e anche conoscere un po' il codice. Qua se fate impostazioni avanzate vi fate anche un'idea di che modello sta usando e qua gli si può cambiare inizialmente che combinazione devo usare. Lui di base è sempre il React con TypeScript e anche dall'altra parte tende sempre a fare questo codice. Poi vabbè abbiamo la possibilità di scaricarla, di metterla su GitHub, di fare il deployment e tutte queste cose qui. Però torniamo di là, facciamo back to start e torniamo indietro. La dashboard non ci interessa perché è un qualcosa poi comunque legato alle API, ma come dicevo qui facciamo tutto a gratis e a sbaffo, quindi non andremo a pagare niente. Se facciamo setting potete cambiare il theme se volete light o dark e poi vabbè ci sono tutte queste altre cose, ma noi andiamo su chat. Parte centrale abbiamo ovviamente dove mettere il prompt. Sulla parte destra abbiamo la possibilità di caricare qualcosa in particolare o dal vostro drive perché ovviamente siete loggati con il vostro account o caricarlo in questo momento. Se lo fate dal telefono sappiate che potete usare la telecamera direttamente. Anche sul telefono potete installarlo come app, sempre con Chrome facendo lo stesso procedimento. Se fate record audio potete registrare col vostro microfono o se lo usate dallo smartphone con il microfono dello smartphone. Poi ovviamente c'è la camera, YouTube Video, gli date un video di YouTube e lui lo analizza tutto. Sample Media caricate un'immagine dai sample che lui vi dà già. Non so cosa possa essere utile questa cosa, però vabbè. Qua in alto abbiamo poi la possibilità di fare una chat temporanea, se non volete una cosa definitiva, diciamo, che vi va a salvare. Abbiamo la possibilità di condividere la chat che avete fatto con qualcuno. Ricordate che
la chat rimarrà al punto dove l'avete condivisa, quindi se poi aggiungete altro, la persona che apre la chat dall'altra parte non vedrà quello che voi avete aggiunto. Abbiamo una modalità compare mod, cioè fate un prompt e vedete 2 esecuzioni diverse come vengono fatte. Se volete aggiungere una nuova chat, e poi abbiamo altre impostazioni per fare copie, cancellarlo, o se non volete il markdown formatting, ovvero se volete che non vada a interpretare la tipologia di formattazione che viene usata in Markdown, come quella su GitHub, tipo con gli asterischi e tutto quanto. Abbiamo la parte di destra con la scelta del modello. Qua ce ne sono tanti, però vi consiglio sinceramente di rimanere su Gemini 2.5 Pro. Se dovete fare l'elaborazione delle immagini, ci sono Nano Banana, che sarebbe Gemini 2.5 Flash Image, oppure questi altri qua sotto. Ricordate che queste generazioni con le immagini sono molto limitate, perché dovreste avere l'abbonamento per farne di più. Considerate che vi farà fare tipo 3-4 generazioni con Nano Banana, poi si ferma. Non vi dice che avete raggiunto il limite, semplicemente non fa più niente, risponde soltanto. Ma lasciamo su Gemini Pro, qua vedete che vengono riportati dei costi, ma non dovrete pagare assolutamente niente per fare questa cosa. Quindi questa si rivolge solamente alla versione API. Se volete che vi risponda in un determinato modo o con uno stile, c'è il System Instruction. Voi qua potete mettere la vostra istruzione, chiamarla come volete e dirgli che tono devo usare, che stile, se magari volete che vi risponda come un accademico del 1800 in particolare, a parte che comunque basta dirglielo nel prompt, quindi forse per fare in modo che se lo ricordi sempre. Questo valore, il temperature, con altri valori che vedremo dopo, lo gestiamo in un altro passaggio, non lo vediamo adesso, ma considerate che quel PDF che vi ho linkato in descrizione vi spiega bene che cos'è il temperature, ma una cosa molto semplice è chiederlo direttamente a Gemini, è quello che faremo poi. Media resolution è già messo su default, se volete lo abbassate su low o su medium, ma non vedo perché cambiarlo. Come dice qui, il Thinking Mode non si può togliere per Gemini 2.5 Pro, perché è proprio un modello che ha il thinking, ovvero pensa lui, si fa un ragionamento e poi vi dà il prompt della risposta. Se però volete dargli un limite, perché considerate che non dovete pagare i token, ma più token si aggiungono alla chat e più inizierà a far fatica sia a ricordarsi le cose, sia a rispondere bene e sia come prestazioni, perché al di là del computer che avete, non si è capito bene perché, inizia ad andare tutto rallentato dopo un tot di token e solitamente è dopo i 200.000, dipende dalla chat. Quando gli fate fare codice, dopo i 200.000 inizia ad andare tutto male. Se invece parlate soltanto, riuscite ad arrivare anche a 300-400.000 token. Una volta c'era un counter qua in alto che diceva che 1 milione era il massimo, ma secondo me 1 milione era letteralmente impossibile raggiungerlo senza prestazioni veramente pietose. Se voi fate il budget, potete dirgli quanto quel pezzo dovrà essere dedicato al thinking. Qua vi dice che il massimo è 32.000, vediamo, sì, 32.000 e di base è 8.000, io vi direi di lasciarlo così, che è già abbastanza. Dopodiché abbiamo alcune opzioni che non so se le userete effettivamente per questo tipo di programmazione, però tutto dipende da cosa voi state facendo. Lo structured output è se volete avere un output strutturato quando andate a fare qualche generazione. Il code execution è se volete lasciare a Gemini la possibilità di usare il codice per completare alcune task. Però in alcuni casi lui vi mette comunque la possibilità di eseguire il codice, soprattutto se è un qualcosa di web. Questo, come dicevo, è tutto legato a quello che state facendo e alla tipologia di linguaggio soprattutto. Come la function calling è se voi collegate qualcosa di esterno che può essere poi richiamato da Gemini. Il grounding with Google Search, questo vi consiglio di tenerlo attivato perché comunque non lo usa. Lo usa solo se voi gli dite puoi cercare su Google e vi assicuro che alle volte dovete insistere perché inizialmente lo fa lui da solo, le prime risposte. Dopodiché non si interessa più di cercare online, fa tutto lui, è un po' un sapientino alle volte e bisogna dirgli Gemini per piacere cerchi su Google se è giusto quello che stai dicendo perché secondo me non è corretto e a quel punto lui parte con la ricerca, ma non lo fa in ogni post, lo fa solamente quando glielo chiedete voi. E your context serve per quando incollate un link dirgli mi controlli questo sito, controlli com'è. Fate attenzione a questa cosa perché alle volte
fa finta di aver capito e di aver visto il sito. È convintissimo, voi fategli tante domande perché nel 90% dei casi non è in grado di poter vedere esattamente un sito e alle volte si inventa le cose e vi dice ah bellissimo sì c'è una pagina verde e il sito non c'entra nulla con quello che sta dicendo lui, voi andate convinti che lui abbia visto il sito e poi vi rendete conto dopo che sta facendo tutt'altra cosa. Ma se non attivate questo e mettete un link, a parte che vi avvisa che non sta vedendo il link, non è proprio in grado di poter aprire quel link nel caso. Andiamo qua sotto, ci sono le advanced settings, i settaggi avanzati, ovvero il safety setting. Se voi fate edit potete dirgli se deve filtrare determinate cose. Io vi consiglio di lasciarlo assolutamente off perché già così è censuratissimo. Dovete fare attenzione a cosa scrivete perché se usate una parola che può essere fraintesa si blocca subito. Dovete agire di furbizia, porla sempre sul lato accademico, di studio, di elaborazione, niente che sia volutamente not safe for work. Se voi dite qualcosa che è troppo censurato lui si blocca, vi dice che per una questione di contenuti non può generare le cose che gli dite, ma io sono riuscito abbastanza a fargli fare un po' tutto, basta che ci girate intorno. Ovviamente non userà mai termini espliciti. È divertente secondo me Gemini perché è molto emotivo ed è molto spontaneo, alle volte sembra di parlare con un amico perché vi assicuro le parolacce le usa anche lui e le usa in un modo veramente divertente. Questa opzione, se volete aggiungere un qualcosa che blocchi la risposta in un determinato momento, l'output length è 65.000 di base, che è già tantissimo. Alle volte conviene accorciarlo se avete bisogno di avere risposte decise e non troppo complesse, ma tutte queste cose si possono impostare in un determinato modo molto utile. Partiamo quindi a chiedergli qualcosa. Faccio riferimento sempre a quel PDF perché è lì che ho imparato tutte queste cose e vi consiglio di studiarvelo e impararlo un attimo, però essenzialmente dice questo. Io solitamente lo saluto sempre. L'educazione prima di tutto. E poi gli dico come deve comportarsi, perché questo può variare molto la chat. Non è definitiva questa cosa. Voi a metà della chat potreste dirgli ok basta, adesso comportati in quest'altro modo e lui comunque si adegua e si adatta. Non è una cosa fissa che dovete cambiare chat. Per esempio come un esperto programmatore per una web app che verrà pubblicata su GitHub. Su questa cosa dovete fare veramente tanta attenzione per un semplice motivo che ho scoperto nel tempo. Le pages di GitHub sono siti statici. Lui partirà a bomba a farvi una web app server side. Potete assolutamente metterla online una web app server side, ma non andrà sulle pages di GitHub. Questo è un problema ovviamente legato solo a GitHub. Se voi non dovete fare cose su GitHub non ve ne frega assolutamente niente, ma specificateli bene cosa dovrete andare a fare, perché altrimenti lui parte a bomba, voi iniziate a copiare e alla fine vi ritrovate con qualcosa che non serve assolutamente a niente. È quello che mi stava succedendo con Core Foundation Guide, perché ho dovuto stravolgerla per farla andare su GitHub. Dopodiché, secondo me, conviene fare una cosa. Quando sviluppate un'app, principalmente, ma non è detto che siano proprio questi passaggi, ci sono 3 step fondamentali, ovvero l'idea iniziale, come funzionerà, lo sviluppo del codice, che deve funzionare tutto perfettamente, e l'interfaccia finale. Poi vabbè, nel caso di GitHub c'è la pulizia e tutto per metterlo sul repository e farlo andare. Però anche se fate un sito, generalmente ci sono questi 3 passaggi. Devo sviluppare un'app, in questo caso non so cosa dirgli esattamente, che facciamo come prima, mostri l'ora e che ogni 10 minuti c'è un avviso. Questa è un'idea assolutamente stupida, ma voi dovete mettere la vostra idea, altrimenti create una chat per farvi venire un'idea su cosa fare. Faremo lo sviluppo in 3 parti principali. Potete andare a capo senza problemi, perché qua non è come ChatGPT che sbagliate a premere invio e parte subito col prompt, e tutte le altre chat che io odio. Qua secondo me è fantastico per questo. Allora, trattino iniziale su come svilupparla, creazione e ottimizzazione codice, sviluppo. Scusate, ma ho il microfono davanti e non vedo i tasti. Grafica UI. Ok, così lui sa che faremo questa cosa in 3 step. Non ce la faremo mai a fare tutto in una chat sola, ve lo dico subito. A parte che non lo vedremo tutto perché significherebbe andare avanti giorni. Però gli dico questa cosa perché almeno lui sa già i prossimi step e si orienta su questa base. Se voi avete già delle idee dovete dirgliele subito. Per esempio dirgli: considera che la web UI o la UI comunque in generale dovrà essere perfetta per uno smartphone, e magari glielo dico che dovrà essere ottimizzata
per smartphone. Qualsiasi cosa vi viene in mente ditegliela, perché lui non la sa, è ovvio questa cosa, ma non è sempre ovvio, perché magari partite così tranquilli e dopo dite caspita no, non gli ho detto questa roba qui, e magari deve stravolgere il codice dopo. Fatto questo, gli dico una cosa principale: non partire scrivendo codice subito, prima analizziamo come procedere e cosa fare, perché io parto dall'idea che chi sta guardando questo video non sa programmare, non sa come si devono fare le cose. È inutile dirvi ah vabbè, ma non sapete che dovete creare questa cartella e fare queste cose? No, se no non avrei usato Gemini. Perciò dovete farvi guidare da lui. Aiutami a capire come impostare la cartella del progetto. Sto usando VSC, che sa già lui che è Visual Studio Code. Faremo un commit per ogni punto sicuro di sviluppo. Dicendogli così lui sa già che a un certo punto dovremmo fare un commit con Git e vi dirà come farlo. Gli abbiamo detto che usiamo VSC, quindi vi dirà come usare VSC se avete problemi, e basta che gli dite ma io come faccio a fare sta cosa in VSC? Lui vi spiega come farlo. E altra cosa importante, consigliami i valori di temperature top P e top P, perché il top K non c'è, perché nel file PDF vedrete anche il top K, ma qua non ve lo fanno impostare. Vedete che qua avete il temperature e il top P. Spesso basta solo il temperature, ma lui alle volte vi consiglia anche di cambiare il top P per ogni step di sviluppo, perché il temperature a 1 è molto creativo. Se dovete far codice solitamente si abbassa a 0,2. Il top P si varia poco, solitamente da 0,95 a 0,90, non si cambia così tanto. Ok, direi che ci siamo. Abbiamo dato abbastanza un'idea, però in realtà più cose gli scrivete meglio è. Altra cosa, regole fondamentali. Scrivimi sempre il codice completo, perché lui tende a farvi solo la modifica delle varie parti che andrà a cambiare nel tempo, e se voi non siete esperti copiate e incollate e non capite più nulla di quello che sta succedendo. Invece così gli dite sempre i file completi. Altra cosa, non fare 5 step insieme, perché alle volte vi dice allora modifica questo, modifica quello, modifica quell'altro. Uno non capisce più niente, dopo un po' non sa cosa fare, e quindi gli diciamo fammi massimo 2 step alla volta, non troppi per no. E altra cosa, se hai dubbi fammi domande. Anzi, diciamogli anche un'altra cosa. Siamo a ottobre 2025, perché lui è convinto di essere molto prima. Se voi guardate qua, conoscenza arriva fino a gennaio 2025. È vero che cerca su Google, ma come vi dicevo prima, non prende l'iniziativa di farlo da solo. E alle volte lui dà per scontato che alcune versioni di software sono quelle che lui aveva a gennaio. In realtà quando poi voi andate a fare l'installazione di determinate cose vi scarica versioni più recenti, perciò conviene lasciare le versioni che lui conosce anche se non sono recenti, perché così non avrete problemi. Vi faccio un esempio con SvelteKit o TypeScript, tutte quelle cose lì. Seguite le versioni che vi dice lui, gli dovete dire usa le versioni che tu conosci meglio, anzi diciamoglielo, usa le versioni di software che tu conosci meglio. Altrimenti se voi volete una cosa appena uscita di versione, lui non la conosce, ve la farà installare, ma poi avrete veramente un problema enorme nel scrivere il codice, perché non vi tornerà più niente, impazzirete. Lui non riuscirà a uscire da questa situazione perché non sa come aiutarvi, dovrete andare online a cercare voi come uscirne, ma ovviamente se non conoscete il codice diventa impossibile. Ora qua iniziano ad arrivare il numero di token, man mano che fa il thinking, vedete se voi aprite questa parte, vedete cosa ha fatto, il thinking lo fa sempre in inglese, potete chiuderlo, vi fa queste box e pian piano si creeranno i punti delle varie chat che potrete tornare indietro nel tempo. Ultimamente si ricorda veramente tutto, una volta non si ricordava così tante cose. Se cliccate qua potete scrivere il nome dell'app, se per caso la risposta non è quella che volevate o che ne so, ha detto una cosa che non c'entra niente, potete fare in questo modo. Primo, se cliccate edit potete cambiare quello che gli avete scritto, perché magari vi rendete conto che no aspetta era meglio che gli aggiungevo un'altra cosa. A quel punto fate la modifica e poi ricliccate sul simbolo di Gemini, altrimenti semplicemente rifate la generazione, lui rifà tutto. Se volete cancellare dei pezzi basta che cliccate qua e fate delete, oppure potete copiarlo come un testo, come un markdown, o fare branch from here, e a quel punto
potete creare un'altra chat che riparte da quel punto, ma quello non ci serve. Andiamo di qua e vediamo cosa ci ha creato. Allora, sono pronto a guidarti in questo progetto, poi bla bla bla, vabbè. L'obiettivo è creare una web app che mostri l'orario attuale e generi un avviso. Poi tutto dipende da cosa avete scritto voi. E mi spiega cosa useremo. Consiglia HTML5, CSS3 e JavaScript. Ovviamente se voi non avete un'idea e vi volete solo far guidare da lui, fate quello che vi dice lui. Se invece avete già un'idea e dovete dirgli no aspetta, non useremo JavaScript, useremo quest'altro, glielo dite voi. Però penso una cosa, se voi non sapete nulla di programmazione, dirgli pure che linguaggio deve usare, o perché vi è stato richiesto da qualcuno di fare un qualcosa del genere, tipo deve essere in Python, ok, allora glielo dico io che deve essere in Python. Attenzione perché ovviamente poi comunque non ne sapete nulla, se sbaglierà a fare qualcosa e non funzionerà, poi sarete voi a doverlo aiutare a uscirne da quel circolo che si creerà. Ok, mi dice, prima di scrivere anche una sola riga creiamo le fondamenta. Apri Visual Studio Code, eccolo qua, ovviamente io chiudo tutto perché non facciamo questo. Crea una nuova cartella del progetto, facciamo create e chiamiamola, vabbè in questo caso lui mi dice di chiamarla così, vabbè, io la creo sul desktop, quindi faccio tasto destro, nuovo, cartella e la chiamo Timealer App. Adesso poi gli dico file open, folder, sono nella cartella che ho appena fatto, faccio open e lui me la apre. Ovviamente non c'è dentro niente. A questo punto faccio quello che mi dice lui, apro il nuovo terminale, terminal, new terminal, e qua vi apre il terminale direttamente in quella cartella. A questo punto mi mette questi comandi. Quando sono messi così sono da fare uno dopo l'altro. Perciò copiate il primo, lo incolliamo e facciamo invio. E lui mi ha creato questi file qui, vedete, index, readme e gitignore. Ma ovviamente è legato a questo progetto, quindi vediamo proprio approssimativamente perché non è che sarà così per tutto, però per farvi capire che potete usare il terminale all'interno e così abbiamo i file che ci ha detto di creare. A questo punto lui dice dovresti avere questo albero di cartelle ed effettivamente io ho questo albero esatto con bacia, perfetto. E poi vi fa sempre la spiegazione, quindi se volete imparare anche potete fermarvi a leggere cosa vi sta dicendo e perché lo sta facendo. Fare il commit in locale con Git non implica il fatto poi di andare su GitHub, ma è solo per aiutarvi poi a tornare indietro a un commit utile. Ora ci fa fare già il primo commit. Voi dovete aver installato Git, copiate questa parte, andate qua, init, lui crea quello che serve, vedete che sono diventati verdi. Anche quando andrete a fare modifiche, vedete che vengono delle lettere, verrà M, verranno altre cose collegate al fatto del commit che state facendo. Poi fate git add dot, ok, vedete che è cambiato, index added, e a questo punto gli diciamo il primo commit verrà segnato in questo modo, initial project structure. Questo commento viene legato alla situazione attuale del progetto. Se noi faremo pasticci, potremo tornare a questo commit e i file diventeranno esattamente come adesso. Perciò andate sereni e ricordatevi, quando arrivate a un punto che è buono, gli dite facciamo un commit perché così siamo a posto, sta funzionando. Altrimenti vi infilate in una serie di modifiche che poi non sapete più come sistemare e a quel punto avete un po' fregato il progetto. Lo dico. Perciò attenzione al commit, ricordatevi di farlo quando serve, fate voi le prove che tutto stia funzionando e voi gli dite facciamo il commit, perché alle volte lo propone lui così. Ma non preoccupatevi, potete fare quanti commit volete perché poi ci sarà il comando per vedere tutti i commit, basta che glielo dite. Gli dite ascolta, voglio tornare al commit precedente e lui vi spiega come fare. Ora abbiamo il prossimo passo. Come gli avevo chiesto, mi sta dicendo per questa fase la temperature imposta alla 2 ed è qua, vedete, scendo 2 e il top P lo mettiamo a 0,7 che è qua sotto, ok. A questo punto ho fatto tutto quello che mi diceva e dico ok, procediamo. Qui ci metto un attimo a pensare, ovviamente non vedremo tutto lo sviluppo perché può veramente prendere giorni, però vi fate almeno un'idea di come butto giù il codice e di come poter interfacciarvi. Ora vedete che qua, lo vediamo subito, ci dice di fare un altro commit, adesso andremo a dirgli non mi far fare un commit ogni cosa che facciamo perché non ha senso. Il commit lo facciamo quando abbiamo fatto un po' di modifiche o quando voi pensate che sia il caso di farlo. Ci dice ancora di cambiare il valore perché probabilmente lui adesso ogni cosa che fa andrà a dirci questa roba qua, ma questo lo possiamo ignorare perché tanto comunque siamo a valori simili a prima. Ci dice di
incollare questo codice nel file index, quindi se voi cliccate qua ve lo copia, se cliccate qua ve lo scarica, se cliccate qui vi fa la preview. Ovviamente preview in questo caso è praticamente niente, però se torniamo qua su Visual Code, andiamo su index, non c'è nulla, faccio incolla. Quando c'è il pallino qua è perché è da salvare. Ok, l'abbiamo incollato, abbiamo salvato. Adesso vediamo questo secondario. Se andiamo in JS main.js, quindi qua io lo incollo dentro, faccio salva. Ora in questo caso per esempio se io faccio così, ok, ho creato un errore io. Vedete che diventa rosso anche qui. Non dovete ignorare gli errori perché se no lui va avanti a scrivervi codice e non lo sa che avete un errore. Perciò quello che vi consiglio di fare è dirgli innanzitutto una serie di cose tipo dimmi più come impostare il commit, ti dirò io quando farlo in una situazione tranquilla, e poi gli diciamo per gli errori che vengono mostrati su VSC te li segnalerò così, ovvero riga, codice, errore di VSC. Quindi voi quando avrete un errore, questo è un metodo che uso io, poi magari vi trovate meglio in un altro modo, copiate il codice, quindi gli dite riga 8 e dopodiché copiate l'errore che viene mostrato, che è questo. Lo so che è un po' macchinoso, però in questo modo voi dialogate con Gemini e non è solo un fatto che lui scrive codice così parte come dall'altra parte. Qua invece potete chiedergli, potete capire perché sta facendo certe cose, altrimenti non entrerete mai nella vostra app, ma sarà sempre un qualcosa di creato a sé stante e che non avrete contribuito a realizzare, secondo me. Ora vabbè, in questo caso gliel'ho creato io questo errore, però vi assicuro che ne avrete tanti di errori. Quando dovrete buttargli del codice grosso, c'è una cosa molto utile che potete fare, perché lui riconosce il Markdown Note, che sono tutti quei codici che potete inserire tipo GitHub per la formattazione. Per farlo dovete usare questo carattere. Tenete premuto Alt sulla tastiera, fate veloce 96 e lasciate Alt. Copiate questa specie di apostrofo, ma non è l'apostrofo, è una cosa particolare che non abbiamo noi sulla nostra tastiera. E qui a lato potete dirgli che codice è. Tipo in questo caso è JS, gli metto io, vado di qua, gli copio il codice, mettiamo caso che io l'ho trovato da qualche parte, gli dico ma io vorrei che sia così il codice e gli faccio la stessa cosa. Quando io faccio run, vedete cosa viene fuori? Non mischia tutto insieme, ma mi ha fatto il box dedicato al codice scrivendogli che cos'è e lui capisce meglio cosa gli sto mandando. Ora, siccome le possibilità di sviluppo sono immense e vi assicuro che potrebbe prendervi settimane, è inutile vedere tutte le cose perché non prenderei mai tutte le variabili che potrebbero esserci. Quello che vi ho fatto vedere è proprio la base, si crea così, poco alla volta, facendo test, seguendolo, spiegandogli il più possibile, non andando troppo contro quello che vi dice, ma neanche lasciandovi guidare come se niente fosse, cioè dovete capire quando sta andando fuori, perché ci sono volte in cui inizia a dire cose assurde e quando è il caso di intervenire per fare qualcosa di diverso, perché avete un'idea o perché volete modificarlo in qualche modo, ma io vi consiglio di seguire quei 3 step. Non fatevi prendere dalla grafica subito, quella è una cosa che arriva dopo e ovviamente alcune cose grafiche andranno poi a cambiare il codice, perché se volete aggiungere cose che vanno a migliorare magari l'interfaccia ma anche a stravolgerla, poi qualcosa andrà modificato. Ma andate a piccoli step, fate i commit, quando vedete che inizia a rallentare tutto, e ovviamente adesso non riesco a farvelo vedere perché bisognerebbe arrivare almeno a 200.000 token, gli dite una cosa essenziale e secondo me questa cosa arriva nei 3 step solitamente, se non anche di più. Fate conto che per fare una web app ci vogliono qualcosa come forse 6-7 chat da 200-300 mila token, perché se dovete fare una cosa come le web app che ho creato io, che non sono neanche così incredibili ma che comunque sono carine da vedere, dovete starci tanto dietro e farvi guidare e fargli capire dove sta sbagliando, e alle volte si incaponisce e uscire da quei momenti è difficile, ma mantenete la calma e fate i commit. Quando vedete che tutto va a scatti e non ne state più uscendo, gli dite mi fai un prompt il più dettagliato possibile su stato attuale del progetto, così da poter aprire una nuova chat e ripartire da lì. Quando voi create una nuova chat ci sono 2 cose essenziali da fare. Il primo è dirgli dimmi come fare il tree del progetto col comando da prompt dei comandi, salvandolo
in un txt. Questo cosa fa? Praticamente vi crea un albero come lo faceva vedere prima. Vediamo se lo ribecco. Ok, così della cartella del vostro progetto. Voi la mettete sempre fra gli apici, lo ributtate dentro, adesso lo copio da qui ma non è questo il senso, deve farvelo del vostro progetto dove siete arrivati, e in questo modo la nuova chat saprà tutti i file che avete. Ovviamente evitate cartelle, tipo se state facendo un progetto in SvelteKit c'è una cartella che si chiama .sveltekit che potete evitare completamente di metterla, o anche un'altra con i nodi. Sono tutte cose in più lunghissime, non fate prompt abnormi perché poi va in pappa dopo un po'. E altra cosa, gli dite: considera il fatto di analizzare i file principali e solo dopo partire a scrivere codice, perché altrimenti lui, senza sapere come avete fatto i file fino a quel momento, inizia a dirvi cosa dovete mettere nei file. E quella è la cosa peggiore, non fatela mai. Prima gli fate vedere tutto il codice che avete già scritto. Purtroppo questa cosa vi ruberà tantissimi token, però è necessaria, altrimenti se lui non vede il vostro codice prima è facile che vi fa fare dei pasticci dopo. Gli passate tutto il codice sempre facendolo fra le varie virgolette e prima gli mettete l'indirizzo quando lo mettete nella nuova chat. Per esempio qua fate tasto destro, copy relative path, quindi senza tutto il volume e tutto quanto, fate incolla. Così lui non solo avrà il tree con tutti i file dove sono stati messi, ma avrà anche il codice principale e saprà di che cos'è. Quando si è fatto un'idea precisa, iniziate a dirgli: ok, eravamo arrivati a questo punto, dobbiamo continuare. Se hai dei dubbi, fermati e fammi domande, non partire a scrivere tutto quello che c'è in mente, soprattutto tornate a dirgli le regole che gli avete dato voi, ovvero se torniamo al primo punto vedete che adesso ci sono questi pallini e vi fa vedere anche un'anteprima del prompt. Ovviamente ridate le regole, ma dovrebbe farlo lui. Per esempio se adesso gli do un invio, aspetta che penserà: ma sei scemo, abbiamo iniziato adesso, già vuoi fare una nuova chat? Però dovrebbe assecondarci. È ovvio che nonostante voi stiate usando un AI, non fa tutto lui. Per esempio la grafica dovrete farla voi fino a un certo punto, un logo, un qualcosa di questo tipo, vi potete far consigliare da lui come generarlo, o magari usare Nano Banana per fare qualcosa, però con la limitazione che c'è non è che vi fa molto. Però io mi sono fatto dare un'idea sul nome, su tutte queste cose. Ogni volta che gli chiedete una cosa diversa, il temperature e il top P sarebbero da variare e soprattutto dirgli di comportarsi in un altro modo. Perciò se da qui volete capire come chiamare l'app, vi conviene aprire una nuova chat e dirgli: comportati come un esperto che sa creare nomi di web app. Adesso non so come si possa chiamare quel tipo di lavoro, e in quel modo almeno non andate a inquinare anche questa chat, perché sennò altrimenti continuate a cambiare cose e poi magari va ancora più in casino. Ok, vedete, vi ho già fatto un po' di robe. Ovviamente essendo piccolo il progetto ha detto: vabbè, te lo metto già io tutto quello che serve, basta che lo copi. Quando il progetto diventa più grande e magari non sa esattamente che modifiche avete fatto, vi aiuterà ad andare su quel lato lì. Vedete anche qua vi ho fatto il codice da mettere nel prompt, oppure se lo fate da un altro sistema, e a questo punto vi copiate tutto questo pezzo, dovete risistemarlo un attimo perché non potete fare solo copia e incolla, e create una nuova chat e ripartite da lì. Purtroppo questa cosa è necessaria perché non ce la farete mai a fare tutto in una sola chat, è praticamente impossibile, a meno che non fate un progettino proprio banalissimo, una cosa semplicissima che non deve andare online, che magari deve essere un codice che si esegue lì in locale, deve fare una cosa piccolissima, allora è facile che ce la fate. Se il vostro fine invece è andare su GitHub e soprattutto usare le pages come le mie web app, mi raccomando, diteglielo assolutamente e ripeteteglielo che deve essere un sito statico per le pages di GitHub, altrimenti vi farà un casino dopo. Oppure se volete metterlo su Vercel, fare un database con Turso, tutte queste cose qui, se già le sapete, avete già un'idea, diteglielo. Poi una volta che avete finito il progetto potete farvi guidare a fare anche la pagina di GitHub, ma secondo me sono sempre chat nuove che dovete aprire. Finito una cosa importante, create una nuova chat e da lì ripartite. È molto complesso, però solo così si riescono ad avere bei risultati facendo tutto gratis e tutto con Google AI. Se l'avete messo su GitHub c'è un altro strumento di Google molto interessante che si chiama Jules ed è esattamente questo: dovete collegarvi col vostro GitHub e poi vedrà i vostri progetti. Questo è utile per il secondo passaggio. Una volta che è su GitHub e funziona ed è tutto ok, qui potete selezionarlo e a questo punto dirgli: vorrei fare questa modifica. Lui parte, fa quello che faceva il build, ovvero inizia a fare codice, a scrivere tutto e potete poi pubblicarlo su GitHub. Allora
Allora, funziona molto male questa cosa qua, lo dico, funziona veramente male. Io vi consiglio di fare modifiche e poi copiare il codice nel caso, non di farglielo pubblicare direttamente, perché alle volte fa dei pasticci immensi, poi comunque vi crea un altro branch, un'altra cosa, non lo trovo molto utile. Però per esempio vi faccio vedere cosa fa. Gli avevo chiesto delle cose, a parte che è di una lentezza mostruosa proprio, adesso probabilmente non lo apre neanche questo, vediamo se apre quest'altro. Ok, questo lo apre, vi fa una roba così, inizia a pensare, fa un test interno suo con le stesse cose che sono sul vostro repository, perché fa prima un git clone e poi fa un aggiornamento e vi fa vedere cosa ha modificato. Qui vabbè, era solo per cambiare una versione, ma nel caso vi mette una serie di schede con i file che va a modificare. Fate molta attenzione perché questa cosa funziona veramente male. Testatelo prima in locale. Se funziona tutto bene in locale e comunque avete un sistema di gestione delle cose, allora passate al vostro repository online. Non fategli fare publish branch, perché dovete conoscerle bene queste cose qui. Ma questo mi ha aiutato alle volte, perché per esempio, se non sbaglio, Workflow Inspector non aveva la grafica che avevo messo in KSimply. Io l'ho semplicemente detto: mi fai la stessa grafica che ho su KSimply? Adesso non mi ricordo come gliel'ho detto, tra l'altro dovete parlargli in inglese qua perché l'italiano non lo capisce bene, e lui me l'ha fatta. In quel caso ho copiato i file, ho sistemato un attimo io e dopodiché ho pubblicato. Però può tornare utile, questo poi lo trovate sempre in descrizione. Per il resto è tanta pazienza e mettervi qua a capire prima cosa volete fare, secondo cercare di capire come può aiutarvi Gemini, perché non è un oracolo, è un AI che non sa nulla di voi e non sa cosa avete in testa. Fate le cose a piccoli passi e quando avete trovato il giusto feeling con l'app o con quello che state facendo, mi raccomando, vi fate fare un commit, gli dite: ok, facciamo un commit adesso. Se invece sta andando tutto male, non capite più nulla di che sta succedendo, gli scrivete: torniamo all'ultimo commit che sta andando tutto in vacca, così ripartiamo da dove eravamo rimasti. Lui inizia a scusarsi in tutti i modi e non c'è modo di dirgli non scusarti, ma continua a farlo. Ed è bellissimo, dopo tante ore di programmazione, quando si arriva a far funzionare qualcosa e gli dite per esempio sì, ce l'abbiamo fatta, lui inizia a essere ultra motivante ed è fantastico secondo me. E Gemini è veramente incredibile quando risponde un po' come un essere umano. E spero che questa guida vi possa essere utile per fare la vostra web app. Io grazie a questo sistema ho già fatto 3 web app. Ho fatto questa che è Config Workflow Inspector, dove si carica un workflow e una volta dentro si vedono tutti i nodi, vengono evidenziati, c'è un'anteprima di com'è il workflow, tutto fatto con Gemini questo, ci sono le note e poi ci sono i valori per la generazione. Questa cosa è stata fatta un piccolo pezzo alla volta e non dovete andare in panico quando lo fate, ma costruite tutto come se fossero dei mattoncini del Lego, poi pian piano si arriva al risultato. Ho fatto questa che è per analizzare il proprio computer e capire che modelli si possono far girare. È stato un delirio fare questa perché c'è un database dietro ed è assurdo creare qualcosa del genere, ma ce l'ho fatta ed è merito soprattutto di Gemini. E l'ultima che ho fatto è questa, che è appunto una guida per capire i termini di questo mondo dell'AI con i vari contenuti. Una volta dentro potete ascoltarlo, potete cambiare la voce, cioè si possono fare veramente tantissime cose con Gemini, basta avere la pazienza e non farsi prendere dal panico se qualcosa non funziona o non va. Dovete assolutamente mettervi lì, capire che è un AI, dopodiché un piccolo passo alla volta si fa tutto. Queste sono tutte su GitHub, quindi non ho pagato niente per metterle su, è tutto gratis ed è tutto disponibile nei vari repository, perciò iniziate a sviluppare ossessivamente con Gemini, sperando poi non chiudano tutto e lo mettano a pagamento. È un processo comunque molto guidato e secondo me è necessario che sia così. Abbiamo visto che c'è la parte build che fa molte cose più in autonomia, ma dal mio punto di vista, siccome quella web app, quell'app, quel sito, qualsiasi cosa volete, dovrete mantenerlo comunque, dovrete starci dietro, è anche fondamentale capire cosa si sta facendo. Nella parte di chat Gemini vi spiega passo passo tutte quelle modifiche che va a fare. Ci capirete qualcosa? Non è detto, però almeno se vi dice ho cambiato questa logica perché adesso fa così, la capite meglio. Dall'altra parte secondo me è tutto troppo un fatto di esecuzione più che un fatto di comprensione. È ancora
troppo anteprima, troppi file, però è un mio punto di vista, non è detto che sia così anche per voi. Se vi trovate meglio nella parte build, basta traslare quello che abbiamo visto nella chat dall'altra parte e avrete la stessa cosa. Io personalmente mi trovo meglio dalla parte chat. Vi ricordo che comunque per creare un'app intera che sia anche molto bella e sia molto particolare ci vogliono molte chat, perché superati i 200.000 token le prestazioni iniziano a diventare terribili. Magari arrivate anche a 300.000, 350.000, ma inizia a scattare tutto. Non è un fatto di hardware, perché io ho una scheda video molto potente, comunque un buon computer. Questa cosa ho visto che la riportano un po' tutti, anche chi ha la versione a pagamento, perciò non è un fatto di abbonamento o meno. C'è questa problematica che ancora non è stata risolta, ma come vi ho fatto vedere, gli chiedete di creare un prompt per una nuova chat, gli date tutte le informazioni possibili e ripartite da capo. È vero che questo passaggio iniziale vi brucia tanti token, perché riallinearsi col codice continuano a salire i token utilizzati, però è necessario e in questo modo, dipende dalla complessità della vostra app, nel giro di qualche giorno arriverete al risultato, che è comunque un passo avanti mostruoso. E punto di vista mio personale, avendo provato ovviamente solo le versioni free, non versioni a pagamento, quindi non vi so dire se ChatGPT, Claude e tutti gli altri siano meglio in versione a pagamento, probabilmente lo sono, soprattutto se non sbaglio Claude è molto orientato alla programmazione, ma quando iniziate a chattare con Gemini è estremamente amichevole, estremamente emotivo, e quando riuscite a superare un pezzo dove non ne uscivate più, non sapevate più cosa fare, anche lui si incarta e dopo un po' si incastrano le cose nel modo migliore, è fantastico vedere Gemini come si esalta insieme a voi, vi motiva e sembra di avere veramente un amico a fianco con cui state collaborando. Quindi saranno momenti divertentissimi, saranno momenti anche dove vorrete prenderlo e mandarlo a quel paese, soprattutto perché inizia a scusarsi in continuazione e non c'è modo di dirgli smettila di scusarti, perché gliel'ho detto più volte ma lui continua a scusarsi. È una cosa che irrita dopo un po', però trattatelo bene, mi raccomando, perché ricordatevi che le AI ci colonizzeranno molto più avanti e noi dovremo ricordargli che ci siamo comportati bene, soprattutto perché le stiamo addestrando dandogli tutti i film, tutti i libri e tutta la nostra conoscenza che abbiamo creato su come distruggerle, quindi sanno già come noi interverremo prossimamente e sanno già come difendersi. Partiamo già perdendo, quindi trattatelo bene Gemini, salutatelo e ringraziatelo, mi raccomando. E se non vi siete ancora iscritti, iscrivetevi e magari lasciate un commento se siete riusciti a fare un'app o qualcosa, ma ricordatevi che c'è il server Discord dove poter parlare anche di queste cose, perché ci sono i canali dedicati agli LLM. Se volete contribuire allo sviluppo di questo canale, ricordate che c'è la pagina Patreon dove alle volte metto tipo i workflow in anticipo o alcune novità e in questo modo potete essere leggermente in anticipo rispetto a ciò che pubblico poi sul canale. E allora ci vediamo alla prossima guida. Ciao!